La seconda guerra di mafia è una delle più sanguinose e violente fasi della storia della mafia in Sicilia. Questa guerra ha visto scontrarsi le famiglie mafiose di Palermo e Corleone, due delle più potenti e influenti organizzazioni criminali dell'isola. La guerra è stata caratterizzata da decine di omicidi, attentati e imboscate, che hanno sconvolto la vita della popolazione siciliana. Al centro della guerra c'era la lotta per il potere e il controllo delle attività illecite, come il traffico di droga e il racket. Se vuoi scoprire di più sulla seconda guerra di mafia, non perderti il nostro video, che ti condurrà all'interno di questo scontro violento e spietato, raccontandoti le storie dei boss coinvolti e le conseguenze che questa guerra ha avuto sulla Sicilia. Dopo la prima guerra di mafia degli anni 60, gli arresti e il processo di Catanzaro, i boss sopravvissuti si legarono in una commissione interprovinciale, allo scopo di evitare nuovi conflitti tra le varie famiglie mafiose siciliane. Secondo il collaboratore Antonino Calderone, la guerra ebbe origine nei primi anni 70 dalle ruggini tra i boss di Palermo e il clan dei Corleonesi, considerati in ascesa, Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi, che aveva organizzato un traffico di stupefacenti senza autorizzazione della commissione, che provocò il risentimento di Salvatore Riina che legando con altri boss siciliani li mise contro la fazione palermitana di Badalamenti, e dei suoi associati Stefano Bontate, Giuseppe D. Cristina e Giuseppe Calderone. La situazione precipitò nel gennaio 1978 quando Badalamenti, Di Cristina e Calderone incontrarono il boss Salvatore Cicchite Dui Greco, per organizzare l'eliminazione di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, che era sospettato di aver ordinato un fallito agguato ai danni di Cristina su ordine di Salvatore Riina, a cui era strettamente legato. Madonia venne ucciso il 16 marzo dello stesso anno da Di Cristina e da Salvatore Pillera, inviato da Calderone. Riina invece accusò Badalamenti di aver ordinato l'omicidio di Madonia senza autorizzazione della commissione, e lo mise in minoranza, facendolo espellere dalla sua famiglia e facendolo sostituire come capo della commissione da Michele Greco. Badalamenti fuggì in Brasile per timore di essere eliminato. Per queste ragioni Di Cristina tentò di mettersi in contatto con le forze dell'ordine, accusando Riina e il suo luogotenente Bernardo Provenzano di essere i capi dei Corleonesi e di essere responsabili di numerosi omicidi. Alcuni giorni dopo le sue confessioni, Di Cristina venne ucciso a Palermo e la stessa sorte toccò a Calderone qualche tempo dopo. Con la morte di Calderone, il mandamento di Catania passava nelle mani di Nitto Santapaola, altro alleato dei Corleonesi. Nel 78 scompare nel nulla il capofamiglia di San Lorenzo, Filippo Giacalone, grande amico di Bontate. Era stato accusato dell'omicidio di un maresciallo, omicidio che tuttavia si rivelò essere stato compiuto da Leoluca Bagarella per conto dei Corleonesi, con l'obiettivo di indebolire la posizione del Giacalone. Non appena uscito di galera il Giacalone riferì al Bontate il tutto, e per questo venne ucciso dai Corleonesi al fine di isolare ancora di più Bontate e permettere la promozione a capomandamento di Francesco Madonia di Resuttana, un fedelissimo di Riina. Tommaso Buscetta nel 1980 uscì dal carcere e trascorse alcuni mesi a Palermo. Fu, forse, l'unico a capire cosa stava per accadere e cercò di avvertire Inzerillo e Bontate dell'imminente faida, ma questi, fortemente concentrati nel business della droga, non diedero peso al pericolo nei loro confronti. Lo scontro tra le famiglie mafiose di Palermo e Corleone era cominciato e nel 1981 i Corleonesi commisero l'assassinio di Stefano Bontate, ordinato da Salvatore Riina. Poco dopo, Riina ordinò anche l'assassinio di Salvatore Inzerillo, capo della famiglia I di Passo di Rigano. Altri due boss della fazione palermitana, Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti, riuscirono a sfuggire alla morte perché si trovavano all'estero. Riina organizzò un vero e proprio esercito pronto a uccidere e morire per lui e, nei mesi successivi, vennero uccise circa un centinaio di persone legate alle famiglie Bontate, Inzerillo, Badalamenti e Buscetta. Nel periodo successivo, alcune figure chiave della fazione di Bontate vennero eliminate, come Girolamo Teresi, vicecapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, Emanuele D'Agostino e Giuseppe Inzerillo. Dall'America, Paul Castellano, capo della famiglia Gambino di Brooklyn, inviò Rosario Naimo e John Gambino in Sicilia per cercare di negoziare una tregua tra le due fazioni tramite la commissione. La commissione stessa stabilì che i parenti superstiti di Inzerillo avrebbero avuto a salva la vita a condizione che non tornassero più in Sicilia ma, in cambio della loro fuga,
Naimo e Gambino dovevano trovare e uccidere Antonino e Pietro Inzerillo, rispettivamente zio e fratello del defunto Salvatore, fuggiti anch'essi negli Stati Uniti. Antonino Inzerillo rimase vittima della Olupara Bianca a Brooklyn, mentre il cadavere di Pietro venne ritrovato nel bagagliaio di un'auto nel New Jersey, con una mazzetta di dollari in bocca e tra i genitali. Nel gennaio 1982 i corleonesi decisero l'eliminazione di Tommaso Buscetta, che risiedeva in Brasile, considerato pericoloso perché era stato strettamente legato a Bontate e Badalamenti. Intanto si scatenano una serie di vendette trasversali contro Giovannello Greco, membro della famiglia di Ciaculli, e suo cognato Pietro Marchese, membro della cosca di Corso dei Mille, ritenuti traditori dai corleonesi perché erano stati amici di Salvatore Inzerillo e Gaetano Badalamenti ed avevano promesso a Bontate di uccidere Rina. I due infatti avevano cercato di attirare in un tranello Michele Greco, ma vengono subito scoperti e tentarono una fuga in Brasile, nella speranza di trovare la protezione di Badalamenti e Buscetta. Gaetano Badalamenti voleva a qualunque costo tentare di riprendere in mano la situazione, come lui stesso aveva confidato a Vincenzo Grado, dicendo che sperava di ottenere l'appoggio dell''ndrangheta, e come risulta da alcune intercettazioni di prossimi congiunti del detto Badalamenti, in cui si parla dell'invio in Sicilia di una squadra per compiere eclatanti uccisioni di avversari. Egli, quindi, andando a trovare Buscetta in Brasile, voleva convincerlo a scendere in campo contro i corleonesi. Nell'estate dell'82 vennero uccisi parenti di Pietro Marchese e Giovannello Greco, che si scatenò in una vendetta contro il cugino Scarpuzzedda senza riuscire ad ucciderlo. Questo provocò un accanimento contro i parenti di Badalamenti e Buscetta, sospettati dai corleonesi di sostenere Giovannello Greco. Già nel settembre 1982 due figli di Buscetta vennero inghiottiti dalla Olupara Bianca. Tutte le famiglie meno affidabili furono costrette ad abbandonare le loro abitazioni a Ciaculli. E le strade della borgata venivano munite di un sistema tale di cancelli e di transennature da rendere pressoché impossibile un'agevole circolazione. Ha luogo uno sfratto di massa di tutte le famiglie inaffidabili della borgata di Ciaculli legate alla frangia perdente dei Greco. In particolare vengono ritrovate diverse lettere minatorie contro un nipote di Salvatore Greco detto l'ingegnere, Francesco Bonaccorso. Vengono dati un ultimatum e date di scadenza per lasciare le abitazioni. Vengono inoltre vandalizzate le abitazioni di 4 esponenti della mafia perdente. L'appartamento di Pietro Marchese, ucciso in carcere l'anno precedente, quello di Salvatore Greco, padre di Giovannello anche lui ucciso nel 1982, quello del defunto Salvatore Greco, Cicchiteddu, vecchio capo della mafia fortemente legato a Bontate e Buscetta, e quello di Giuseppe Ipinea Greco, fratello di Cicchiteddu, che era riuscito a scappare da Palermo insieme ad Antonino Salamone. Il quartiere viene successivamente transennato onde evitare ulteriori infiltrazioni da parte dei Greco scappati. Le ritorsioni continueranno negli anni fino a quando nell'87 i corleonesi daranno fuoco alle case di Giovannello Greco e Salvatore Greco l'ingegnere. La guerra di mafia in Sicilia si concluse nel 1983 con la fazione dei corleonesi che si impossessarono del potere di Cosa Nostra, diventando capi indiscussi della commissione e della cupola, a quale tutta la Sicilia faceva capo a Totò Riina. La seconda guerra di mafia è stata una delle fasi più oscure e violente della storia della mafia in Sicilia, che ha visto scontrarsi le famiglie mafiose di Palermo e Corleone in una lotta per il potere e il controllo delle attività illecite. Se sei interessato a saperne di più sulla mafia e sulla sua storia, non perderti altri video, dove potrai scoprire ancora di più su questo mondo. E non dimenticare di iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Grazie per avermi seguito fino a qui e spero di vederti presto in un altro dei miei video.